Buongiorno a tutti, io sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Concilio di Nicea, 325 d.C. Costantino il Grande, di fronte a un'assemblea di vescovi, con i segni delle persecuzioni ancora sul corpo, stabilì in via ufficiale quali testi sacri fossero canonici e quali apocrifi. I forti contrasti fra i cristiani stavano indebolendo l'impero e bisognava ristabilire al più presto una pace religiosa e un'unità dogmatica. Ma andò veramente così? Scopriamolo insieme. In realtà, già nei secoli successivi alla morte di Cristo, a poco fu la stessa Chiesa delle origini a selezionare accuratamente i testi canonici che avrebbero poi fatto parte delle Sacre Scritture. Scartò invece quelli apocrifi che ritenne privi di ispirazione divina per mancanza di vicinanza storica agli eventi e di diffusione universale nella liturgia. Costantino non fece altro che avvallare quanto già deciso nei secoli precedenti. Ma ci siamo mai chiesti cosa significhi l'aggettivo apocrifo e in cosa differisca da canonico? Apocrifo identifica oggi uno scritto di carattere religioso ritenuto non autentico, di dubbia origine. Apocrifo si contrappone a canonico, ossia conforme alla regola, da canon, che nel greco ellenistico voleva dire bastone, ma anche unità di misura, e quindi regola o norma stabilita da un'autorità. La parola apocrifo, avvolta in una coltre di fitto mistero, affonda le radici nella lingua greca, che sceglie appositamente l'associazione, tra una preposizione che da sempre allontana e un verbo il cui compito è occultare. La preposizione è apo e significa via, indietro. Il verbo è crypto, che vuol dire nascondere, e l'aggettivo composto che ne deriva, apocryphos, significa dunque nascosto, segreto, oscuro. Nella terminologia religiosa, dunque, apocrifo era il libro contenente verità occulte, non comprensibili da tutti i fedeli, ma destinato a pochi iniziati di una comunità ristretta. Apocrifi erano ad esempio i testi gnostici, che usavano un linguaggio ermetico e ricco di simboli, comprensibili solo a chi possedeva una chiave di lettura. Quindi anche se la Chiesa delle origini attribuì alla parola apocrifo prima il significato di spurio d'autore incerto e in seguito in modo dispregiativo, di sospetto d'eresia o addirittura di falso, perché non conforme alla norma dottrinale ufficialmente riconosciuta, l'antica etimologia ci aiuta a ricordare come il testo apocrifo sia in realtà solo un testo oscuro, di difficile comprensione, insomma, riservato a pochi.